Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Gesù di Nazareth, ecce homo. Oggi sta per terminare, in questo momento sta per terminare il 23 dicembre del 2009. Sta per terminare, quindi tra neanche un paio di giorni c'è la ricorrenza del Santo Natale e noi lo facciamo il 25 dicembre, ma per tanti altri cristiani la ricorrenza del Santo Natale cade in una data diversa, ma niente di particolare. Niente di particolare. La figura di Gesù è legata ai culti misterici del mondo pagano, è una grande figura legata al sole che nasce, che si erge, che tramonta e che muore. E Gesù bambino, la nascita di Gesù bambino viene collocata nel momento in cui il sole, dopo aver concluso la sua caduta, torna a nascere. Per questo che vediamo noi il bambino Gesù circondato dai raggi, è il sole che torna a splendere, è la speranza che la vita continua a sconfiggere la morte in un nuovo ciclo di esistenza. E da questo punto di vista Gesù rappresenta l'anno e i suoi discepoli rappresentano i mesi. Sono 12 i suoi discepoli, però dobbiamo pensare che quando visse Gesù ancora non c'era stato il passaggio completo dall'anno lunare, cioè dal calendario lunare al calendario solare, per cui molto probabilmente i discepoli di Gesù non erano 12 ma 13, perché 13 erano i mesi del calendario lunare. Il calendario lunare sappiamo bene, c'era il calendario romano il calendario romano all'epoca di Giulio Cesare, per esempio, era un misto di calendario lunare e calendario solare. Il calendario lunare si basa sui movimenti della luna. Ogni luna sono 28 giorni in corrispondenza del mestruo femminile, una strana corrispondenza tra l'altro. Fate un po' il conto voi, moltiplicate 28 per 13, 28 per 13 lune, 13 mesi, vedete che siamo lì. E quindi con il passaggio dal calendario lunare al calendario solare i 13 discepoli poi sono stati portati a 12, ma comunque non è questa l'importanza. Gesù è uno dei tanti divini paredri, è uno dei tanti capri espiatori che erano destinati appunto a portare sulle proprie spalle i peccati dell'umanità. Il paredro, il capro espiatorio, in fin di conti, è stato il primo pharmakos, il primo medicinale dell'umanità, perché ancora oggi si dice di Gesù agnello che porti i peccati del mondo. Agnello, quindi agnello inteso nel senso sacrificale, proprio il pharmakos. È sorprendente questa figura di questo capro espiatorio che fu Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth, però c'è nato a Betlemme, è vissuto a Nazareth, in quanto vissuto a Nazareth è chiamato il Galileo. Il Galileo. Ci sorprende una cosa però molto strana, che il linguaggio di Gesù sembra non avere niente a che vedere con, cioè il linguaggio dei Vangeli, linguaggio perché noi Gesù lo conosciamo tramite i Vangeli ce ne sono un'infinità, noi conosciamo fondamentalmente i 4 Vangeli cosiddetti canonici, poi ci sono forse un centinaio di altri Vangeli tra apocrifi e gnostici che ci dicono cose anche diverse di Gesù, però c'è una caratteristica fondamentale, che il linguaggio di Gesù è stranamente diverso dal linguaggio di tutta la cultura ebraica che precede Gesù. Vedi il Vecchio Testamento. C'è come un salto, è come se Gesù
non fosse un ebreo, non fosse un semita. No, gli ebrei sono semiti, che sia chiaro, ma anche gli arabi sono semiti. Noi quando parliamo di semitismo e antisemitismo tiriamo un ballo subito gli ebrei. Attenzione, semiti sono gli ebrei, sono gli arabi, sono gli etiopi, sono tanti i popoli che sono semiti. E Gesù è un semita, è un ebreo e un semita. Ma nasce nel mondo ebraico, nasce ai tempi della conquista romana della Palestina, ma è un ebreo che non sembra mica parlare il linguaggio dei profeti. Non sembra che Gesù di Nazareth, il Galileo, parli un linguaggio diverso. Sembra che venga da un mondo diverso dal mondo ebraico. Egli è un ebreo, è un semita, ma parla un linguaggio diverso. Ma che linguaggio parla mai Gesù? Questa figura meravigliosa, di cui Nietzsche ebbe a dire che era una figura tanto meravigliosa, questo Gesù di Nazareth, che ebbe a dire con una triste ironia che a questo mondo dice è esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce. Allora, che linguaggio parla mai Gesù di Nazareth? Non parla un linguaggio che lo possa legare in qualche maniera al Vecchio Testamento. È un linguaggio di rottura nei confronti del Vecchio Testamento. Ma che linguaggio parla? Allora dobbiamo vedere come sono andate le cose con la sua crocifissione. Con la crocifissione Gesù, testimonianze storiche ci dicono che fu effettivamente crocifisso. Però dobbiamo stare attenti perché la crocifissione era certamente una punizione, ma non era necessariamente finalizzata alla morte della persona crocifissa. Varie fonti ci dicono che Gesù fu lasciato crocifisso per 3 giorni, poi fu tolto dalla croce, ma non era morto, era in gravi condizioni. Le sue gravi ferite vennero rimarginate ed egli guarì. E dopo essere guarito, abbandonò il mondo degli ebrei, abbandonò la Palestina assieme alla mamma, a Maria, sembra assieme a Giuseppe, papà, sembra assieme a San Tommaso e forse assieme alla Maddalena, e andò in Oriente, verso il lontano Oriente. Infatti le prime comunità cristiane vennero fondate da San Tommaso proprio sulla costa del Malabar, nell'India occidentale. Sono prima lì le comunità cristiane che non a Roma. E andò nell'India, andò nell'India del Gange, dell'Indo, ma soprattutto nell'India del Gange, ma poi sembra che sia andato a stabilirsi nel Kashmir, e precisamente a Srinagar, la capitale del dolcissimo Kashmir, oggi devastato dalla guerra tra India e Pakistan, tra induisti e musulmani. La città di Srinagar, una città simile a Venezia, diciamo così, sui laghi, che si trova subito a nord di Rawalpindi, di cui abbiamo sentito parlare in tanti film sul colonialismo britannico, e ancora più a nord di Lahore, anche questa città classica che ci ricorda tante cose dei tempi del colonialismo britannico. E perché? Ma perché Gesù, dopo la crocifissione, secondo tante versioni, andò in Oriente, in India? Tommaso si fermò sulla costa del Malabar, dove vennero fondate le prime comunità cristiane, e Gesù invece ancora con Maria, con Giuseppe e con la Maddalena andò ancora più a nord, andò nel Kashmir. Ma perché mai Gesù prese quella rotta e non prese qualche altra rotta? E non bisogna dimenticare però che gli stessi Vangeli ci dicono che Gesù trascorse la sua infanzia a Nazareth, nella bottega di falegname del papà Giuseppe, e però che a 11-12 anni scomparve. Non se ne sa più niente, sino all'età di 30 anni non se ne sa più niente.
30 anni, quindi da 12, 11, 12 anni fino a 30 anni sono 18 anni. E dove è stato Gesù in questi 18 anni? Molto probabilmente, considerato il linguaggio che parla Gesù, Gesù in questi 18 anni, che sono ben tanti, si fermò in India, nella pianura del Gange. E in India, lungo la pianura del Gange, erano ormai 4-5 secoli che veniva predicata la dottrina del Buddha. Adesso vediamo il collegamento. Gesù, di certo, considerato il linguaggio che parla, apprese la dottrina del Buddha. Più che la dottrina induistica, apprese la dottrina del Buddha. E quando se ne tornò in Israele, egli era o un discepolo del Buddha o era diventato un Buddha egli stesso. Anche se vediamo come sopporta poi le sofferenze della fustigazione, del processo, della crocifissione, dovremmo dire che egli era diventato un Buddha. In ogni caso la sua predicazione è la predicazione di un Buddha. Ma pensate voi al discorso della montagna. È un discorso tipicamente buddistico. Il Buddha probabilmente avrebbe ripetuto le stesse parole di Gesù quando egli dice ai presenti, ma di che cosa vi allarmate? Dice, ma guardate gli uccelli dell'aria, essi non seminano e non raccolgono, eppure il Padre nostro che sta nei cieli provvede alla loro sussistenza, alla sopravvivenza, e così, guardate un po' i gigli non tessono, non cuciono, eppure il Padre nostro provvede alla loro bellezza. Il discorso buddista, ma tutto il discorso, il discorso e il modo di parlare, il modo di comportarsi di Gesù è di stampo buddistico. Potremmo fare delle analogie anche con Socrate, ma le analogie più forti sono con il Buddha e il modo di comportarsi di Gesù al processo. Egli non perde tempo a difendersi, non sta lì a cercare gli avvocati difensori Gesù. Niente, si fa processare in silenzio. E quando gli dicono, ma sei tu re dei giudei? E lui dice, sì, ma il mio regno non è di questo mondo. Ma allora che cosa potevano capire? I patriarcali ebrei, i patriarcali romani, cosa potevano capire di uno che va a dire che sì, il mio regno non è di questo mondo? Probabilmente Gesù non intendeva dire che è lassù dell'iperuranio e il suo regno non è di questo mondo, probabilmente voleva dire che è un regno della interiorità, cioè avere consapevolezza di se stessi. Ecco l'unione con il Buddha e anche con Socrate. Anche Socrate fu uno che non andò a cercarsi gli avvocati, vero, quando venne condannato a morto, accettò la pena di morte senza stare lì a resistere. La stessa cosa è Gesù. Resta indifferente. C'è un processo, lo portano davanti al re Erode e si può dire che fa scena muta, uno spettacolo incredibile. Lo portano davanti a Ponzio Pilato, stessa cosa, scena muta, e restano tutti interdetti, ma chi è costui? Certamente non era una personalità funzionale al patriarcato ebraico, al patriarcato romano. Se pensiamo poi che una figura di questo tipo ti scaturisce lì dal mondo degli ebrei, che in pratica sono stati proprio gli ebrei a fondare il patriarcato, con la famiglia monogamica patriarcale, con la proprietà privata, e via di seguito. Arriva questo signore ebreo, semita come anche gli arabi sono semiti, il quale gli dice, se mi vuoi seguire, abbandona tutte le tue richieste. Poi ti dice, se è più facile che un cammello un cammello o una gomena passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. Il regno dei cieli vediamolo ancora come nirvana, però io gli do questa interpretazione. Non è funzionale a una società patriarcale. È una persona da eliminare a tutti i costi. A tutti i costi. Infatti si misero d'accordo i rabbini, si misero d'accordo con il popolo, perché tra
tra Barabba, che era un farabutto, e Gesù, scegliessero che la grazia della vita fosse data a Barabba. Non aveva nulla a che spartire Gesù con il mondo ebraico, era più funzionale al mondo ebraico Barabba, è per questo che il popolo disse sì, liberiamo Barabba e che venga sacrificato Gesù. E torniamo al discorso dell'agnello sacrificale, quindi una figura del tutto estranea al mondo ebraico. Ma il destino ha voluto il destino che questa figura però nascesse nel regno di Israele, nascesse di razza, semitica. Il destino, ma che strano destino che ha voluto che questa figura nascesse tra gli ebrei, semiti come gli arabi, che sia chiaro, perché anche gli arabi sono semiti, nascesse proprio lì, proprio dove c'era il cuore del patriarcato. E questa persona però parlava un linguaggio che non era il linguaggio degli ebrei, non era per niente un linguaggio patriarcale, andava messo in croce. Tornando al discorso del fatto che Gesù non sia morto in croce, ci sia stato in croce, abbia subito quindi le sofferenze della crocifissione, ricordiamoci che ci sono le testimonianze degli islamici o di alcuni settori islamici che ci dicono che a Srinagar, nel Kashmir, noi abbiamo la tomba di Gesù, perché Gesù avrebbe continuato poi a vivere sino a tarda età nel Kashmir, si sarebbe sposato e avrebbe avuto anche dei figli, e io so che ho visto anche le foto, ci sono a Srinagar ci sono le tombe di Gesù e stranamente c'è anche la tomba di Mosè, perché in alcuni ambienti si ritiene che quando Mosè abbandonò l'Egitto, la terra promessa non fosse la terra di Canaan, ma fosse il Kashmir, il quale Kashmir, molto di più della terra di Canaan, si presta ad essere rappresentato come una specie di paradiso terrestre per la fertilità e la frescura delle sue acque e via dicendo. Allora Gesù egli rompe completamente con la tradizione patriarcale ebraico e poi anche romana, greco-romana. È come una immissione di buddismo nel cuore del patriarcato ebraico-romano. Una stranissima immissione di questa filosofia particolare, religione particolare buddistica, che viene inserita così. E per forza che non poteva attecchire il messaggio di Gesù, era completamente avulso da qualsiasi precedente tradizione. Cristo è diventato, come dice proprio Nietzsche, Nietzsche dirà: è esistito un solo cristiano e quello l'ha messo in croce. Resta il messaggio cristiano, ma il messaggio cristiano non è stato mai messo in pratica, tant'è vero che la Chiesa cristiana, nelle sue varie diramazioni, e in primis la Chiesa cattolica, di Cristo ha le parole ma non i fatti. Se noi guardiamo a questa struttura quasi allarmante che è la struttura cattolica, potentemente gerarchizzata, potentemente patriarcalizzata, tant'è vero che il Papa, i cardinali, i vescovi, i preti non si sposano. Più patriarcalizzata di così si muore. Questa struttura fortemente patriarcalizzata non c'ha niente a che vedere di fatto, nella sostanza, col messaggio di Gesù, perché il messaggio di Gesù fondamentalmente è se mi vuoi seguire abbandona tutte le tue ricchezze, e è più facile che un cammello o una gomena entri nella cruna del lago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. Come vedete Gesù il Galileo, Gesù di Nazareth, non c'ha niente a che spartire con la proprietà privata. Però la chiesa romana, ma anche le altre chiese, romane e non romane, ce l'hanno le loro proprietà private. Il Vaticano c'ha persino una banca di fama internazionale che
che è lo IOR, Istituto Opere Religiose, non tanto tempo fa, gestito da quell'anima santa che era Monsignor Marcinkus, di cui hanno parlato anche le cronache politico-criminali dei giornali italiani. Ecco, questo allora noi fra un paio di giorni festeggiamo la ricorrenza della nascita di questo divino Paredro. E una figura che però è stata occidentalizzata e patriarcalizzata e sulle tracce del dualismo platonico, perché di certo quando Gesù diceva a che serve conquistare il mondo se poi si perde l'anima, di certo voleva significare a che serve conquistare il mondo se poi si perde la propria interiore serenità, che è questo poi il messaggio buddistico. È stata fortemente patriarcalizzata, perché anche alle sue parole è stato dato un significato diverso, perché Gesù, nella sostanza delle sue parole, noi non vediamo mai il dualismo fra terra e cielo, noi vediamo sempre un richiamo alla interiorità. Cari amici, ci sarebbero tante cose da dire su Gesù, questa figura meravigliosa, che si creda in esso, che esso sia un Dio, o che non ci si creda. Gesù per me è stato un uomo, un vero uomo, un grande uomo, e c'è uomo di lui, si può dire, e che si creda o non si creda, è una figura meravigliosa, stupenda, il suo messaggio è stupendo, solo che è stato patriarcalizzato, era un corpo estraneo, il messaggio di Gesù è sempre stato un corpo estraneo alla organizzazione patriarcale che noi conosciamo, un corpo estraneo. E questo messaggio andava adattato, in una certa misura travisato, adeguato al mondo patriarcale. C'è da sorprendersi che non siano state eliminate appunto le frasi che ho prima citato relativamente alla proprietà privata. C'è da sorprendersi, ma comunque anche se non sono state eliminate, quelle frasi non sono state mai attuate, in primis non sono state attuate proprio da coloro che avevano il dovere per primi di attuarle, cioè quelli che costituiscono il corpo della Chiesa, i sacerdoti, che ci mostrano invece che se non hanno la proprietà hanno però l'uso o il possesso di tante dimore lussuose che non hanno niente a che spartire con il messaggio evangelico. Va bene, cari amici, grande figura quella di Gesù, figura sorprendente che io collego direttamente al Buddha e al messaggio del Buddha sul samsara, relativamente al samsara e al nirvana, relativamente all'esistenza quale condizionata e all'esistenza quale incondizionata. A che serve conquistare il mondo se poi si perde l'anima? A che serve conquistare il mondo se poi si perde la pace interiore? Va bene, cari amici, a tutti voi tanti auguri da buon Natale e grazie se mi avete ascoltato. Tanti saluti da Serafino Massoni.